Ciao a tutti e benvenuti se questa è la prima volta che capitate sul mio canale o bentornati. Si dice io parlo l'italiano o io parlo italiano? In questa lezione vedremo di capirci un po' di più e di entrare nei dettagli sull'argomento. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente premendo sulla rotellina in basso a destra sulle impostazioni e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Allora, come regola generale, l'articolo determinativo si usa con i nomi delle lingue, quindi parlo l'italiano, parlo il francese, parlo l'inglese e così via. Però nell'uso comune e corrente di tutti i giorni, specie in un contesto informale, lo si può omettere e questo non solamente con il verbo parlare, ma lo sentirete anche con i verbi studiare e insegnare. Quindi potrete sentire io parlo italiano o io parlo l'italiano. Entrambi sono corretti. Oppure io studio italiano, io studio l'italiano, ok? E poi col verbo insegnare, quando diciamo io insegno italiano, allora in quel caso si intende che sono un insegnante proprio professionale qualificata e quindi lo insegno all'interno di un contesto scolastico, accademico, mentre se dico io insegno l'italiano a mio marito, per esempio, in quel caso si intende che lo insegno al di fuori di un contesto accademico, magari a casa, nel tempo libero, ecco, quindi questo appunto per l'utilizzo di insegnare con l'articolo o meno, però appunto io parlo italiano, io parlo l'italiano, sono entrambi corretti. Quindi non c'è una regola generale in realtà ufficiale, è più una questione di stile, di suono e anche di preferenza personale, ok? Quando però nella frase abbiamo un elemento tra parlo e italiano, come per esempio un avverbio del tipo parlo molto bene l'italiano, vedete? In questo caso bisogna utilizzare l'articolo determinativo, quindi non possiamo dire parlo molto bene italiano, dobbiamo dire parlo molto bene l'italiano, proprio perché c'è un avverbio di mezzo. Quindi l'articolo determinativo si può omettere solo quando parlare è seguito immediatamente da italiano, non quando ci sono altri elementi tra i due. Se forniamo più informazioni su una certa lingua oppure poniamo l'attenzione sulle distinzioni specifiche tra due o più lingue, in questo caso l'articolo determinativo va utilizzato. Per esempio, il francese che si parla in Quebec è molto diverso dal francese parlato in Francia, ok? Quindi vedete che ho utilizzato il francese qui, il francese là. Quindi bisogna utilizzarlo perché diamo più informazioni su una lingua, offriamo contesto, insomma, quindi dobbiamo utilizzare l'articolo determinativo. Una nota da osservare è che se rifletto sul mio uso anche corrente personale e poi sull'uso che i madrelingua ne fanno appunto dell'articolo in questo contesto, quando ci riferiamo al fatto che stiamo parlando una lingua specifica in questo particolare momento, spesso e molto spesso, quasi sempre, l'articolo determinativo viene omesso e in questo caso stiamo parlando italiano al momento, mettiamo, quindi parlo italiano, vuol dire che in questo momento mi sentite che sto parlando in italiano, ok? Quindi equivale al dire parlo in italiano, sto parlando in italiano, quando diciamo parlo italiano, è la lingua che stiamo parlando al momento, quindi nel momento dell'enunciazione. E poi l'articolo può essere o non essere omesso, questo più a discrezione del parlante, quando ci riferiamo al fatto che una persona conosce
o sa parlare una lingua, del tipo mio fratello parla il russo. In questo caso ci riferiamo al fatto che mio fratello sa parlare il russo. Però ecco, con tutti gli altri verbi, adesso parlavamo del verbo parlare, abbiamo sì menzionato studiare e insegnare, ma con gli altri verbi l'articolo determinativo va utilizzato. Quindi non possiamo dire conosco italiano, dobbiamo dire conosco l'italiano. Non possiamo dire mi piace italiano, dobbiamo dire mi piace l'italiano. E non possiamo dire imparo italiano, dobbiamo dire imparo l'italiano. Ok? Tutto chiaro? Vediamo adesso cosa succede quando ci sono delle preposizioni di mezzo. In generale, dopo le preposizioni, il nome della lingua deve prendere l'articolo determinativo. Quindi diciamo con l'italiano, per l'italiano, dall'italiano, però nell'uso comune di tutti i giorni, nell'uso corrente e informale, lo si sente spesso cadere. Per esempio, la frase corretta qui sarebbe: tra l'italiano e il tedesco preferisco studiare l'italiano. Ma spesso nel linguaggio di tutti i giorni si sente dire anche tra italiano e tedesco preferisco studiare l'italiano. Quindi vedete, spesso cade. In questo caso l'articolo determinativo è caduto e la frase dice semplicemente tra italiano e tedesco. Ok? Eccezioni però a livello di preposizioni: dopo la preposizione in non mettiamo l'articolo. Per esempio, sto leggendo un libro in italiano. Se però la lingua, il nome della lingua è seguito da più indicazioni, da più dettagli, da una descrizione dettagliata, allora in questo caso bisogna utilizzare l'articolo e la preposizione in realtà diventa più una preposizione articolata. Per esempio, nell'italiano di tutti i giorni, oppure nell'italiano di Dante. Vedete, in questo caso non possiamo dire in italiano di Dante o in lingua di tutti i giorni. Ok? Bisogna utilizzare quindi l'articolo che si congiunge ovviamente a in, diventando poi una preposizione articolata. E poi abbiamo la preposizione di. Dopo la preposizione di l'articolo non si usa se la preposizione si usa per indicare un nome relativo alla lingua. Per esempio, la grammatica di italiano, gli esercizi di italiano, l'esame di italiano, il dizionario di italiano. Quando però la preposizione di si usa per indicare un concetto più astratto relativo alla lingua, del tipo la conoscenza dell'italiano, la popolarità dell'italiano, la bellezza dell'italiano, qui vedete che l'articolo si utilizza e si utilizza poi come in questo caso diventa poi una preposizione articolata, però ecco va utilizzato. E quindi questo è tutto per la lezione di oggi. Spero che vi sia piaciuta e spero che la differenza adesso sia chiara e il fatto che comunque potete utilizzarli entrambi a seconda ovviamente del contesto. E fatemi sapere nei commenti come l'avete trovata e se è tutto chiaro. E se il video vi è piaciuto mettete un like, così che aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto, e considerate iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!